Ciao a tutti, con il video di oggi concludiamo questo fantastico viaggio alla scoperta del Parco Nazionale Val Grande e lo facciamo andando a scoprire quali sono i 5 sentieri più difficili. Al quinto posto, il sentiero che da Trontano arriva ad Illa Piana tramite la scala del Ragozzale. Partendo da Trontano, o dopo aver pernottato al rifugio Parpinasca, il sentiero si inerpica lungo le montagne a sud della Val Vigezzo, per entrare in Val Grande tramite le leggendarie scale del Ragozzale. Una scalinata imponente, scavata nella roccia dagli alpigiani di una volta, per consentire il passaggio alle proprie bestie nei mesi estivi. Dal passo del Ragozzale dirigersi verso l'Alpe Mottach, facilmente individuabile essendo la cima in primo piano più alta davanti ai vostri occhi. L'avvicinamento al Mottach sarà faticoso, ma vi regalerà delle bellissime vedute sulle valli sottostanti. All'Alpe Mottach è presente un bellissimo bivacco e potrete trascorrere lì la notte oppure scendere ancora per un'ora e mezza in faggeta fino ai bivacchi di Illa Piana. Al quarto posto, il breve sentiero che sale in vetta al Pedum. Se state dormendo alla bocchetta di campo, impostate le vostre sveglie 2 ore prima dell'alba, indossate gli scarponi e con la luce frontale scendete nel fornale del Pedum e trovate gli omini di pietra che vi mostreranno la via per raggiungere la montagna regina della Val Grande. Il sentiero è da compiere quasi a 4 mani e in alcuni tratti il senso di vertigine potrebbe cogliervi di sorpresa. Ma non demordete e con la massima prudenza percorrete l'ultimo canalone roccioso, per poi arrivare sulla vetta e sentirvi al centro del mondo. Sul gradino più basso del podio, il sentiero che esce dalla Val Grande tramite la bocchetta dell'Usciolo. Se state cercando una valida alternativa alla colma di Premosello per uscire dalla Val Grande, vi consiglio di percorrere questo sentiero magnifico. Al bivio del ponte sul Rio Val Gabbio proseguite verso l'ex bivacco e dopo poco guardate il fiume e percorrete questa traccia che vi farà scoprire un'ulteriore faccia della Val Grande. Dopo aver superato il bellissimo alpeggio di Borgo delle Valli, il sentiero inizia a salire e piano piano cambierà aspetto. I faggi e i castagni saranno presto sostituiti da fresche pinete e, arrivati all'incredibile alpeggio fantasma di Quaggiui, la vostra vista sarà rapita da distese infinite di rododendri e mirtilli. Credetemi se vi dico che sarete tentati di fermarvi lì per la notte, ma prima o poi dovrete farvi forza e uscire dalla Val Grande tramite l'impegnativa salita e ancora più ardua discesa della bocchetta dell'Usciolo. Al secondo posto il famoso Sentiero Bove. Il Sentiero Bove, creato nel 1891 dal CAI Verbano, è la prima via attrezzata delle Alpi. Un monumento a cielo aperto per onorare il grande esploratore italiano Giacomo Bove, ed è talmente bello che in molti scrittori si sono impegnati a scrivere libri e racconti su di esso. Il percorso si sviluppa ad anello, da compiere in 1 o più giorni a seconda delle vostre capacità e di come lo vorrete vivere, con partenza e arrivo nella piccola capitale della Val Grande, Cicogna. Più che un sentiero, in alcuni tratti è un vero e proprio labirinto, come quando si percorrono le straordinarie strette del Casè, per poi continuare lungo la panoramica cresta che vi porterà sulle vette più alte di questa parte di valle, aiutati talvolta dalle catene di sicurezza nei tratti più difficili e impegnativi. Il Sentiero Bove vi farà vivere la Val Grande in tutti i suoi aspetti, dai panorami aerei mozzafiato fino alla magnifica foresta incantata nei pressi di Pogallo.
Al primo posto voglio incoronare il sentiero difficile più bello della Val Grande, il Sentiero del Fiume, da Ponte Casletto a Illa Piana. Una parola mi viene in mente pensando a questo sentiero: incredibile. Incredibile come i ponti di legno, sospesi sugli strapiombi del Rio Val Grande, messi lì dagli alpigiani chissà quanti anni fa. Incredibile come la Gola dell'Arca, a mio parere il posto più affascinante dell'intera Val Grande. Incredibile come la rigogliosa vegetazione della riserva integrale del Pedum. Incredibile come il ricordo che ti lascerà questo sentiero quando l'avrai completato. Già, perché se da una parte ti piacerebbe rifarlo seguendo la tua indomabile voglia di avventura, dall'altra capirai che di rischi ne hai già corsi abbastanza e darai retta alla tua coscienza, almeno fino a quando i ricordi si saranno un po' sbiaditi. Poi ti capiterà di essere a casa, comodamente seduto sul tuo divano, a leggere libri che parlano di questo sentiero, e ti chiederai come diavolo hanno fatto a percorrerlo gli alpigiani e i partigiani della Val Grande, con zaini pesantissimi e attrezzatura d'altri tempi, in barba al rischio e al pericolo, e talvolta sotto forti temporali. Tutto questo ti darà modo di pensare e riflettere sulle comodità di cui possiamo godere oggi e su come la vita in quei luoghi, solo pochi decenni fa, ti forgiava e ti plasmava fino a renderti d'acciaio, scandita dalle stagioni e dalla fatica dei mesi estivi sugli alpeggi, per poter racimolare qualcosa da vivere. È anche questo che rende unica la Val Grande, il desiderio di avventura e di scoperta che nasce dentro di te, insieme alla volontà di portare omaggio a quella gente e quei luoghi che oggi possiamo raggiungere più o meno comodamente, per scappare dalla frenesia dei nostri giorni e tornare, seppure per poco tempo e con altri scopi, a riassaporare la vita. Queste ovviamente sono le emozioni che personalmente mi regala la Val Grande ogni volta in cui ci entro. Se volete scrivete nei commenti le emozioni che provate voi quando camminate in Val Grande. Tutti i posti e i sentieri di cui ho parlato in questi 6 video sono stati classificati in base alla mia esperienza personale. Ovviamente non ho ancora girato tutta la Val Grande, mi mancano ancora molti luoghi e sentieri interessanti da scoprire, ma una buona parte ho avuto la fortuna di girarla ed è per questo che ho deciso di condividere con voi quali sono i miei posti preferiti. Prima di chiudere ci tengo ancora a sottolineare, soprattutto per i sentieri di cui ho parlato in questo video, l'importanza della corretta informazione sullo stato dei sentieri e sulle previsioni meteo quando si entra in Val Grande. E colgo l'occasione per ricordare che i bivacchi sono delle strutture usufruibili da tutti gratuitamente e quindi a maggior ragione facciamo attenzione a lasciarli sempre in ordine e puliti per chi ne usufruirà dopo di noi. Spero che questi video vi siano piaciuti e di avervi tenuto un po' di compagnia durante questa lunga quarantena di cui ancora purtroppo non si vede la fine, però chissà, magari ci vediamo presto in Val Grande. Ciao!